Vai senza Monge Natural Super Premium, le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro. Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati con Mattino Milan qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, venerdì 28 aprile 2023. Questo significa che manca un solo giorno a Roma-Milan. Qui con voi purtroppo ci sono io, ma per fortuna non c'è il direttore, ma Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Manca veramente poco, cara Bea, a Roma-Milan di domani, un Roma-Milan che diventa, come dire, non super decisivo perché ancora qualche partita manca, ma molto importante per la corsa Champions League. Tra pochissimo andiamo anche a vedere quello che ci dice a tal proposito Gazzetta dello Sport. Io non dirò la mia, perché la mia su questa partita, su Roma-Milan, è sempre influenzata da quanto sento le partite all'Olimpico con la Roma, quindi lascio commentare a te, lascio dire a te. Ma, guarda, è una partita che comunque ha del peso per la classifica, perché manca poco alla fine di questo campionato, perché di fatto la Roma ce l'abbiamo addosso e soprattutto perché, voglio dire, è uno scontro diretto contro, purtroppo, quella che è una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Champions, perché, ehm, ormai l'ho detto tante volte anche in trasmissione, ehm, non mi aspettavo minimamente a inizio stagione di dover lottare con la Roma di Mourinho, tra l'altro, con tutto il rispetto per la AS Roma come società, però la Roma di Mourinho, non so, faccio veramente fatica a pensare che il Milan sia lì con la Roma di Mourinho, però di fatto è così, quindi sta a noi, metterci un po' di distacco. Ovvio che è una partita complessa, anche se loro hanno diversi infortunati, però va assolutamente vinta. È una partita che ha tutti i connotati per diventare nervosa, però sta a noi spegnerla con i gol. Esatto, sta a noi scegliere con i gol. Tra pochissimo guardiamo anche quelle che sono le probabili formazioni per domani. Prima partirei io con l'apertura di Gazzetta dello Sport, perché è vero che c'è il campionato, è vero che c'è Roma-Milan, ma è anche vero che queste due squadre vengono sempre messe più o meno vicine, più o meno sullo stesso piano. Inter, la porta si cambia ancora, Vicario è più vicino e in finale c'è la Fiorentina che ieri ha, come dire, eliminato la Cremonese in Coppa Italia e quindi sarà in finale con l'Inter. Milan, Tonali lancia la volata, 7 super scontri in zona Champions. Abbiamo visto anche ieri, anzi lo avete fatto vedere anche ieri voi al talk, il calendario delle magnifiche 6 che si giocano la corsa alla Champions League nelle prossime partite. Sono calendari molto anche intricati tra loro, con scontri, come dire, intricati e intrecciati tra le prime 6. Tutte affrontano tutte, diciamo, è anche il momento degli scontri diretti, no Bea? Sì, assolutamente. Nel momento degli scontri diretti il Milan avrà un mese di maggio importante, non solo ovviamente per l'Euroderby, ma anche proprio per il campionato, perché comunque il Milan avrà delle partite, l'abbiamo visto ieri in trasmissione con il calendario di Milan, di Inter, di Lazio, e quindi, alla fine diciamo che se l'anno scorso avevamo chiuso la stagione prima dello scudetto con delle partite fattibili, quest'anno ci sono partite o molto pesanti come la Juve, come la Lazio, come la Roma, o partite sulla carta più semplici, ecco, come la Cremonese, la Sampdoria ad esempio. Però appunto vediamo anche da questa grafica che i punti sono lì, perché siamo a 56, la Roma a 54, l'Atalanta a 52. Basta davvero che una di queste 4 perda, l'altra vinca per vedere il contrario la settimana prossima, quindi è veramente tutto molto delicato. E in più c'è l'Euroderby. Sì, esatto, c'è l'Euroderby come contorno che "aiuta" tra virgolette le altre forse,
però anche la Roma l'Europa League contro il Bayer Leverkusen, forse l'Atalanta è quella avvantaggiata in questo senso perché non ha le coppe, però è anche magari un passettino indietro rispetto al Milan, all'Inter, alla Roma e a tutte le altre, contando che a 59 c'è la Juve, poco più in su c'è la Lazio, insomma. Quello che dicevi tu, Bea, trova conferma nel fatto che 2 settimane fa, con l'ennesimo pareggio del Milan, insomma l'ennesima prova del Milan, un po' così cosà, prima della Champions, il Milan sembrava, come dire, tra tutte le altre quella messa un po' peggio, con l'ultima invece vittoria contro il Lecce, dove invece le altre hanno perso punti, il Milan è quella un pochino più lanciata, no? Quindi dipende sempre da quello che succede giornata per giornata. Ci ricordano, Bea, da Gazzetta dello Sport, che è lo stadio in cui Sandro, più o meno in questo periodo, l'anno scorso, decise di dare una svolta psicologica, oserei dire, al campionato. Un anno dopo Sandro all'Olimpico porta il cuore Milan e molti assist in più, perché forse è questa la cosa che è cambiata rispetto alla scorsa stagione nel gioco dei tonali. Nell'aprile 2022 la rete scudetto alla Lazio, Pioli lo ha cambiato, ora è più difensivo, ma fa la differenza con i passaggi vincenti. Eh sì, quel gol è stato forse, il momento decisivo, no, dello scudetto, senza nulla togliere a si è girato Giroud, insomma, però quel gol lì e l'ha confermato poi anche Simone Inzaghi, no, dopo quel famoso Bologna-Inter, che quel gol aveva dato, insomma, sensazioni negative all'Inter. Quindi cose che io ancora penso non si debbano dire, Mh. però insomma all'epoca mi ricordo che l'aveva detto subito dopo Bologna-Inter ed è stato davvero quel gol, ma penso che al di là dell'Inter anche a noi aveva fatto, sperare che qualcosa ancora ci fosse, perché in quel momento lì comunque l'Inter, doveva recuperare la partita col Bologna, il Milan sembrava un po' tentennante, no, e invece quel gol lì, soprattutto non mi ricordo cosa fosse, il 93esimo, il 90esimo, sono quelle cose che a livello mentale ti cambiano. Ti danno la spinta, ti danno la spinta. Si ritorna in quello stadio lì, l'avversario è la Roma, io che sia la Roma, che sia la Lazio all'Olimpico, per me fa tutta la differenza del mondo, non chiedetemi il motivo. Fatto sta che a proposito di partita dell'Olimpico, Bea, andiamo a vedere le probabili formazioni. Queste sono quelle di Gazzetta dello Sport, il Milan non dovrebbe avere né ballottaggi, né dubbi, né, come dire, incertezze, né giocatori acciaccati. Giroud e il suo polpaccio a parte, però ieri si è allenato in gruppo. In porta Maignan, Calabria, Kier, Tomori, Teo Hernandez, Krunic, Tonali in mediana, poi Diaz, Benasser e Leao alle spalle proprio di Oli G, che ieri si è allenato in gruppo e ieri era anche, ve lo posso confermare, comodamente nella sua macchina che stava, presumo, tornando a casa vicino alla zona del suo dove abita, che è abbastanza risaputa in quel di Milano. Non ci abita Quindi solo lui. l'unica che non lo vede sono io, perché l'hai visto tu, l'hanno visto i nostri ascoltatori, l'unica che non lo vede sono io. Beh, dovresti passare più spesso da quella zona lì, non so cosa dirti, cioè provaci di più, non mollare, Vabbè, ecco, non pazienza, pazienza. non mollare. Fatto sta che Giroud non sarà in quella zona lì di Milano domani alle ore 18 perché sarà, a Roma in campo per giocare questa partita che, vi ricordo, non vale solo 3 punti, rischia di valerne 4 perché il primo scontro diretto è finito in parità e quindi sarebbe una grande cosa vincere per mettere oltre i 3 punti della vittoria tra te e la Roma anche il punticino aggiuntivo dell'arrivo, il punticino virtuale dell'arrivo a pari punti perché avresti lo scontro diretto a favore. Bea, sul Milan poco da dire direi, titolarissimi.
Sì, titolarissimi. Io sono un po' preoccupata da questa titolarità di Olivier Giroud, non tanto perché appunto, manca ancora a Milan-Inter, però di fatto è un giocatore che il primo allenamento in gruppo l'ha fatto ieri, metterlo dal primo minuto mi lascia sempre un po' perplessa, cioè mi lascia sempre un po' preoccupata. Però sicuramente, voglio dire, avranno valutato in maniera giusta questa cosa. Devo dire che ripensando alla gara di andata avevamo giocato molto bene, cioè poi è finita in tragedia con quel 2-2, però Mh-mh. avevamo giocato molto bene, anche perché la Roma è una squadra che per me il Milan sa colpire. Come proprio, mhmm, complesso. E Mh. infatti, ripeto, non era stata a San Siro una di quelle partite collose in cui non riuscivi a fare gol. Avevamo segnato 2 gol, eravamo in vantaggio 2-0, comunque era una squadra che, dopo la vittoria a Salerno sembrava davvero in salute. Poi ripeto, è andata a finire come sappiamo, però penso che la Roma sia una squadra, non ti dico con cui il Milan può vincere, però con cui il Milan può esprimere il suo gioco. Mh. Sono abbastanza d'accordo. Tra l'altro segnò in quella partita Tommaso Pobega, che è tra i pochi indisponibili di questa gara, oltre a, Ibrahimovic. Per quanto riguarda la Roma invece non si dovrebbe andare con la difesa a 4, anticipata e ipotizzata qualche giorno fa. In porta Rui Patricio, difesa con Mancini, Kumbulla e Ibañez, perché non c'è Smalling, non c'è Llorente, fuori per infortunio, quindi sono veramente contatti dietro. A destra Zalewski con Cristante Matic in mediana, Spinazzola a sinistra, Zalewski che vince il ballottaggio con Selic, Sì. poi Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle non di Abraham ma di Belotti. Eh Bea. sì, ce l'aveva confermato anche il collega da Roma negli scorsi giorni che avrebbe giocato Belotti, e quindi niente, la Roma comunque ha una fase offensiva di qualità, quindi al di là dell'attaccante che sicuramente è importante, però c'è anche altro. Dobbiamo stare attenti, sappiamo che loro all'andata ci hanno fatto gol nella maniera forse che noi soffrivamo di più, no, perché i calci piazzati. È anche vero che adesso il Milan sui calci piazzati è migliorato molto, perché in Champions League, ad esempio, abbiamo subito un numero di calci piazzati gigantesco. Io lo so perché per tradizione ormai me li segno quando vanno a finire bene, però siamo migliorati da quel punto di vista, perché voglio dire, Abbiamo li fatto abbiamo anche li qualche li golletto abbiamo sugli fatti e li sviluppi, abbiamo ricordo. subiti poco rispetto alle occasioni che hanno avuto i nostri avversari, quindi paura della Roma, di questa sua caratteristica, però devo dire che da quel gennaio i miglioramenti ci sono stati. Chiudiamo Bea, rapidissimi. Anzi, faccio chiudere a te perché io non è che mi sia occupato troppo di questa questione, ovvero lo stadio. Sì, perché ha parlato ieri Scaroni, che sappiamo che insomma lo stadio è un tema a lui caro, ma ormai è caro in generale al Milan, però sono molto d'accordo con la sua frase: "Questa storia dello stadio è diventata una saga decennale". Tra l'altro simpatica la gag perché ha detto: "Ho letto che ormai mi chiamano Stadioni da quanto ne parlo". E insomma, però sappiamo che il Milan è in riflessione, tutto fermo. Voglio dire, qual è la notizia? Perché tanto succede sempre così purtroppo, no, se ne parla, si lavora, perché il Milan ha lavorato sullo stadio, proposte, zone, e poi si ferma tutto. Io credo che sia veramente un problema in questa città ormai fare questo stadio. Spero che le cose, ecco, possano prima o poi evolversi in maniera veloce e decisiva, cioè che un Mh. giorno, voglio dire, il Milan comunica che si sta lavorando su quell'area, su quel progetto e poi le cose iniziano ad andare in maniera spedita. Ad oggi non è così. Ad oggi non è così, siamo in chiusura con questo episodio di Mattino Milan. Io come sempre vi invito a lasciare mi piace, mi raccomando, ci supporta, ma non avete idea, noi quando vediamo che ci sono un sacco di like ai video,
siamo veramente felici, diciamo guarda che bello, quindi lasciate like, scriveteci sotto nei commenti la vostra, sia sulla corsa Champions, sia sulle probabili di Roma-Milan, insomma la vostra sulla gara di domani, su questo finale di stagione per ora di campionato. E ancora aprile parliamo di campionato, ci sarà il tempo per arrivare a parlare di 2 quella sfida. giorni, rilassatevi ancora 2 giorni, venerdì 28, sabato 29, domenica 30. Poi da lunedì 1° maggio, ci tocca. Ci tocca e parleremo dell'Euroderby. Quindi diteci la vostra sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella con tutte le notifiche. Bea, grazie. Grazie a voi e a dopo. A dopo anche da parte di Enrico Boiani, un saluto e un abbraccio, noi ci ritroviamo, se recupero la sigla, eccola qua, noi ci ritroviamo con Lunch Press alle ore 13, anche se tra pochissimo in realtà sulla piattaforma viola c'è Chiama Milan, Lunch Press ore 13 e Pelle Rossonera oggi, quindi Carlo Pellegatti alle ore 16. Ciao! Mai senza Monge Natural Super Premium. Le crocchette made in Italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente. Monge, il pet food che parla chiaro.